Buongiorno a tutti e benvenuti all'ormai consueto appuntamento dal 57° capitolo generale dei Camigliani. Passo subito a leggervi la relazione della giornata di ieri, 13 maggio 2013. Good morning and welcome to the daily report from the 57th General Chapter of the Camillians. Now I'll read the daily report of yesterday, May 13th, and then Silvia will translate it for us. Dopo la pausa caratterizzata dal pellegrinaggio sulle orme di San Camillo, il capitolo entra nel vivo. Ha inizio l'ultima settimana che, oltre a completare la revisione della Costituzione e disposizioni generali, darà all'ordine il nuovo organo direttivo, la Consulta. Una settimana impegnativa in cui ai lavori nell'aula si alternano le molte conversazioni nei corridoi al fine di identificare i giusti componenti della prossima Consulta. Si respira un clima di grande attesa, ma anche di disponibilità a collaborare per dotare l'ordine di strumenti adeguati alla presente fase storica. Il 13 maggio segnala il completamento della revisione della Costituzione con tutti gli articoli sottoposti a emendamento discussi e, a seconda dei casi, approvati o cassati. L'organo costitutivo per eccellenza, a 30 anni dall'approvazione, ha ora subito un restyling che lo mette in sintonia con l'evoluzione della riflessione teologica e della sensibilità culturale. In serata si è dato inizio alla revisione delle disposizioni generali, strumento che declina in maniera pratica i principi fissati nella Costituzione. Dopo aver indicato nella terna i candidati a guidare l'ordine, alle 17 si procede alla votazione del Superiore Generale. Una scelta non facile, visto l'alto spessore e la capacità dei padri Monks, Salvatore e Paleari, ma già al secondo turno di votazione emerge come superiore generale per il sessennio 2013-2019 padre Renato Salvatore, confermato nell'ufficio. L'abbraccio dei capitolari segna l'atto di sottomissione e di pronta disponibilità a seguirlo e sostenerlo in questo sessennio. La celebrazione eucaristica chiude la giornata. Fa visita al capitolo l'ordinario locale Monsignor Marcello Semeraro, che si unisce ai capitolari nel festeggiare padre Renato per la seconda elezione. And now Silvia will translate the report. After the pilgrimage in the footsteps of St. Camillus, After the pilgrimage in the footsteps of St. Camillus, the chapter resumes its work. The final week begins, in the course of which the revision of the Constitution and general statutes will be completed, and the new consulta will be elected. It will be a challenging week during which work in the chapter hall shall alternate with conversations in the hallways, aimed to identify the right persons for the order's new governing body. There's an atmosphere of great anticipation and readiness to work together in order to give the order the instruments it needs at this point in time. On May 13th, the revision of the Constitution is completed, and all proposed amendments are discussed, and either adopted or rejected. 30 years after its approval, the Constitution has been updated in such a way as to be in tune with the changes in theological reflection and cultural sensitivity. In the evening begins the revision of the general statutes, which are a practical application of the principles enshrined in the Constitution. After indicating the names of the 3 candidates to the leadership of the order, at 5 p.m. the process of electing the Superior General begins. It's not an easy choice, given the high stature and capabilities of Fathers Monks, Salvatore, and Paleari. But already at the second ballot, Father Renato Salvatore is confirmed as Superior General for the 2013-2019 6-year period. The capitular's embrace represents an act of acceptance and readiness to follow and support him during this sexennium. The day ends with a Eucharistic celebration. The chapter receives the visit of the local ordinary, Monsignor Marcello Semeraro, who joins the capitulars in celebrating the re-election of Father Renato. Thank you very much, Silvia. Ringraziamo Silvia e ora passiamo a una breve intervista a fratel José Carlos Bermejo. Buongiorno. Buongiorno. E 3 brevi domande. Ci può dire la sua provenienza, il suo ruolo all'interno dell'Ordine dei Ministri degli Infermi e le attività svolte dalla sua provincia. Sono fratello José Carlos Bermejo, vengo dalla Provincia Spagnola che comprende la Spagna e l'Argentina. In questo momento come religioso svolgo il compito di primo consigliere che mi ha portato a
portare avanti la provincia anche negli ultimi 6 mesi per malattia del superiore provinciale. Dirigo una struttura sociosanitaria per anziani dipendenti, per assistenza domiciliare, anziani malati, per malati terminali, cioè un programma di cure palliative, e il Centro di Umanizzazione della Salute, che svolge le sue attività sia in Spagna che oltre nei paesi dell'America Latina. Inoltre sono professore in diverse università, tra le quali anche il Camillianum. Potrei dire che sono un appassionato delle due gambe del nostro carisma, l'assistenza diretta ai malati e la creazione di una cultura che cerchi di umanizzare il mondo della salute. Infatti lo faccio anche con i miei scritti, ho scritto una 40 di libri che ci servono nel campo della formazione e ci servono anche per far conoscere questa bellezza del carisma camilliano. Bene. Ci può anche dire quali sono le sue aspettative da questo capitolo e poi un breve commento sui lavori fino ad oggi e anche sulla rielezione appunto di padre Renato Salvatore come superiore. Il capitolo è sempre, non è il primo a cui partecipo, e per me è sempre un'esperienza di condivisione con la complessità e l'ampiezza del nostro ordine. È un'esperienza molto particolare incontrare fratelli con fratelli di tutto il mondo, è molto particolare, è uno sguardo largo che a me mi fa capire che non sono l'ombelico dell'ordine, che la mia provincia non è l'unica ad esistere, che questo carisma è riuscito ad arrivare in tutti i paesi del mondo. Quindi un'esperienza di fraternità, questa è molto bella. C'è anche un po' di discussione, quando si discute si vede anche la ricchezza, i diversi criteri che a volte sono in rapporto alle diverse culture, a volte alle diverse sensibilità personali. Questo è anche un valore. La rielezione di padre Renato Salvatore come nuovo continua come superiore generale, secondo me ha diverse letture. Da una parte si parla chiaramente di continuità, però non ha ricevuto tutti i voti dell'assemblea. Secondo me anche questo è da leggere, da interpretare in senso positivo, cioè l'assemblea lancia alla nuova consulta e quindi al superiore generale la sfida di cambiare alcuni atteggiamenti e di rinnovare alcune cose che finora forse non sono state fatte in modo compiuto. Credo che come ordine abbiamo la sfida di rinforzare la nostra vita comunitaria, che può venire meno. Abbiamo la sfida di guardare alla nostra identità di consacrati, non solo all'identità di sacerdoti. Siamo religiosi camilliani, non padri camilliani, e quindi la promozione dell'identità dovrebbe far sì che aumenti nel futuro il numero di religiosi fratelli, senza non valorizzare l'identità dei sacerdoti. Credo che, come diceva l'Evangelio Nunziandi, vecchio documento molto bello che parlava sull'evangelizzazione, diceva che la prima realtà ad evangelizzare è la Chiesa. Oggi io vorrei dire che anche noi come ordine abbiamo bisogno di una evangelizzazione interna e non sentirci solo operatori e agenti di evangelizzazione del mondo, in particolare del mondo della salute. Bene. Grazie mille a Fratello José Carlos. And now we pass to Father John Toai. Welcome. And same questions, a presentation, where you come from, and the activities carried out by your province. Buongiorno, good morning. I'm Father John Toai from Vietnam. I'm a delegate superior of the Camillian in Vietnam, representing the order in Vietnam to participate in the chapter. Our delegation, we are the youngest, among the youngest delegation in the world, and we have 12 members perpetually professed.
We are caring for the people dying with HIV and AIDS. That is our main activity, helping people with HIV and AIDS. We also have an orphanage for children with HIV, orphan and vulnerable children with HIV. We have some clinics, and we also help the Catholic healthcare workers in the diocese to promote their activity and to provide spiritual care for them. These are the main activities that we are carrying out in Vietnam. Yeah. And now the expectations on this chapter, and a comment on the works until now and on the re-election of Father Renato Salvatore. So for the chapter is very important event of our order for the next 6 years. We are happy that we were able to participate and to share our voice and our concern for the future of the order in all over the world. And the chapter is also an important moment when we meet with each other, with our brothers, with our fathers from all over the world, to share experience, to learn from them, to know the difficulty, and to listen to each other. That this is very beautiful event that we have. And in the chapter we also revise the constitution and the general status, where it will be more relevant for the order for the next 6 years, and especially in this changing situation of the world to come. Also for the re-election of the new general, we at the beginning we had Father Monks and Father Renato, were two persons that all the member want to vote for them. And it shows very clear that we all want someone strong in leadership, and also we also thirst for spiritual and pastoral nourishment. And we see that in the election there is a clear indicators of this, that we all need spiritual and pastoral nourishment, and that we see in Father Monk. We also need strong leadership in management and administration, that we also see in Father Renato. So it's very difficult to reconcile this. And in the end, the beautiful moment I have seen and very touching was that Father Monk said to the assembly that even if others get elected, I will also support him, and I also invite all the members of the chapter try to support the person who is elected, and I will be continue to nourish, to share, to serve the order. So that give way a lot to our learning experience, and also to see how we love each other in the order. Thank you very much. Bene, ringraziamo padre John Toai e fratello José Carlos Bermejo, e facendo gli auguri di nuovo a padre Renato Salvatore per il nuovo sessennio come superiore generale, vi rimandiamo all'appuntamento di domani.